Ciao a tutti, benvenuti su Minty Tarot. Con la lettura di oggi vediamo quello che state attraendo nella vostra vita. Ha una durata questa lettura con oracoli e tarocchi di 2-3 mesi ed è valida dal momento in cui guardate questo video, a prescindere dal tempo effettivo, se è a gennaio, a febbraio, a marzo o tra 5 anni. Come sempre abbiamo tre varianti fra cui scegliere. Potete fermare il video e scegliere con calma, seguendo però il vostro istinto, la variante che vi comunica di più. E poi potete scorrere il video al capitolo che la descrive. Dunque, la prima variante è con l'opale bianco, la seconda è con il quarzo rosa e la terza con il quarzo fumé. Quindi seguite l'istinto, scegliete la pietra e noi ci vediamo dopo. Ciao! Ed iniziamo con la prima variante, quella dell'opale bianco. Vediamo innanzitutto le energie generali di ciò che state attraendo. La pace. È una bellissima carta, vedete c'è il simbolo della pace, che è la classica colomba con il ramoscello di ulivo, che dà anche un senso di proprio pacificazione con la realtà attorno a noi, con le relazioni che abbiamo, con le persone con cui ci relazioniamo, però ha anche il simbolo dell'uovo, che è quindi un simbolo di completezza, di centratura, di distacco dagli eventi che ci circondano, che arrivano nella nostra vita, perché la centratura è quella situazione, quella atmosfera, quel sentimento in cui noi non ci muoviamo in base a ciò che ci arriva, i nostri sentimenti, le nostre emozioni non vanno su e giù come se fossimo sulle montagne russe, bensì siamo proprio centrati, siamo sicuri di noi stessi, siamo calmi dentro di noi, e questo è simboleggiato appunto dall'uovo. Poi vedete questa prateria senza alberi, senza valli, senza colline, è proprio il senso del distacco dalle situazioni esterne. Quindi è una carta di equilibrio interno fondamentalmente, che io collego molto alla carta della temperanza, per esempio, nei tarocchi. Vediamo la carta dei tarocchi accanto, ed è il 5 di coppe. 5 di coppe è una carta di perdita. Vedete, questa ragazza ha perso dei boccioli di fiori nell'acqua, e quindi dà un po' il senso della perdita, anche del fatto che uno si sente, come dire, triste, depresso o comunque malinconico per qualcosa che ha perduto, che comunque pensa di non avere dentro di sé, delle qualità, oppure proprio dei fattori che non gli permettono la crescita, appunto perché mancano nella propria vita. Però appunto questo è, diciamo, l'ambito, e insieme queste due carte, quella della pace e del 5 di coppe, dà proprio l'idea invece che c'è la perdita di un senso di svilimento, la perdita di sentimenti negativi, la perdita di questo sentirsi non completi, e invece l'acquisizione di un senso di completezza, che appunto è legato al simbolo dell'uovo. Per alcuni di voi ci può essere stato un periodo brutto, che però vi lascerete appunto alle spalle, perché verrà appunto sostituito da questo senso di pace interna, di equilibrio interno e di completezza. Vediamo adesso però i dettagli con i tarocchi.
E la prima carta è la regina di coppe, e poi abbiamo il 3 di coppe e l'asso di bastoni. Beh, sono belle carte, in generale appunto ci sono molte coppe, quindi è sicuramente quello che state attraendo sta effettivamente influenzando la vostra sfera emotiva. La sfera dei sentimenti è quella che prevale nei prossimi 2-3 mesi. Voi siete rappresentati, a prescindere dal vostro sesso, dalla regina di coppe, che è una persona estremamente immersa nelle proprie emozioni, tant'è vero che qui è raffigurata un po' come la Venere del Botticelli, proprio immersa nell'acqua del mare, che rappresenta come simbolo proprio le nostre emozioni, i nostri sentimenti, ed è assolutamente a suo agio in questo elemento, nell'elemento dell'acqua, nell'elemento delle emozioni. Quindi voi siete rappresentati da questa carta che appunto indica che sarete nei prossimi 2-3 mesi estremamente a vostro agio con le vostre emozioni, e il 3 di coppe indica amicizie, uscite, relazioni soddisfacenti per voi, che tra l'altro porteranno a un nuovo progetto, a un nuovo inizio, a una nuova fase della vostra vita, che è appunto rappresentato dall'asso di bastoni, che solitamente appunto è una carta di energia, energia creatrice, tant'è vero che qui è rappresentato in questo mazzo da un libro che si apre e che da cui esce questo fiore, che è appunto il simbolo della generazione, del frutto, della creatività. Quindi è un periodo, questo che state per iniziare, che vi vede pacificati, soddisfatti dal punto di vista soprattutto emotivo, in cui riuscirete a instaurare delle relazioni con il 3 di coppe estremamente fruttuose da più punti di vista. Possono essere fruttuose dal punto di vista lavorativo, ma anche dal punto di vista sentimentale. L'asso di bastoni può indicare una nuova passione, una nuova persona che venite ad incontrare, se siete single per esempio, oppure un nuovo progetto di lavoro che viene fuori attraverso delle relazioni con nuove persone che si affacciano alla vostra vita con il 3 di coppe. Ma la chiave per poter appunto iniziare questa nuova fase è l'andare oltre questo senso di perdita di qualcosa che incombe su di voi, come se voi in passato appunto eh, vi siate sentiti come insufficienti, come se vi mancassero delle risorse, oppure delle risorse che avete perduto con il 5 di coppe. Bene, questo tipo di sentimento di sconfitta, di perdita, di insufficienza che vi ha caratterizzato nel passato, in questi prossimi 2-3 mesi verrà messo da parte e verrà invece trasformato da un senso di equilibrio interno, di pace, di soddisfazione, di completezza, che vi permetterà appunto di instaurare delle relazioni fruttuose e generatrici su vari piani, e di iniziare quindi questa nuova fase con l'asso di bastoni. Quindi è un bellissimo periodo pieno di vitalità e di frutti, soprattutto perché appunto dal punto di vista emotivo sarete molto stabili e molto positivi. Vediamo adesso cosa consiglia la carta degli archetipi, su che atteggiamento ulteriore viene da essere considerato per voi, cioè cosa vi può ulteriormente aiutare in questa fase. E abbiamo la carta del ribelle, qui raffigurato come una Y,
hippie, tipo una ragazza un po' fuori dagli schemi. Bene, la carta del ribelle vi suggerisce, vi consiglia di andare un po' oltre gli schemi, di andare oltre le convenzioni, qui dice di porre delle sfide alle autorità appunto rigettare dei sistemi, delle convenzioni che non corrispondono ai vostri veri bisogni ed è appunto questo il consiglio della carta degli archetipi, ovvero che in questa fase, per poter appunto iniziare questa nuova fase, per poter ottenere tutti i frutti possibili da questa nuova fase rappresentata dall'asso di bastoni, cercate anche appunto di andare un po' fuori dagli schemi, cercate di vedere le opportunità attorno a voi, anche se non sono sempre quelle che immaginate, quelle che sono estremamente in linea con i vostri desideri specifici, però insomma avere un po' la mente aperta e andare un po' al di là di quello che la società vi richiede, di quello che anche i vostri schemi mentali vi suggeriscono, andare un po' oltre le convenzioni sociali e i vostri schemi mentali. E questo vi permetterà appunto di avere, di cogliere appieno i frutti di questa nuova fase che è molto promettente con appunto l'asso di bastoni. Bene, spero che questa piccola lettura vi sia stata di aiuto. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, iscrivervi al canale e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci arrivati alla seconda variante, quella del quarzo rosa. Vediamo subito le energie generali di quello che state attraendo nei prossimi 2-3 mesi. Valido questo interattivo, vi ricordo, dal momento in cui guardate il video. Dunque, vediamo. E abbiamo il messaggio in bottiglia. Beh, sicuramente è una comunicazione che sta arrivando a voi. Vedete, c'è una bottiglia proprio con un messaggio dentro il mare. Può essere anche per alcuni di voi simbolica, oppure proprio qualcosa di reale, una comunicazione da parte di un'altra persona che sta arrivando a voi. Vediamo adesso cosa ci dice la carta dei tarocchi accanto. Bene, abbiamo il 3 di coppe, quindi ci sono delle persone, un gruppo di persone, possono essere dei familiari, possono essere degli amici, che vi invieranno una comunicazione. Vediamo adesso i dettagli con le altre carte dei tarocchi. Abbiamo il 5 di coppe, poi abbiamo il paggio di bastoni e poi abbiamo il 7 di denari. Dunque, il 5 di coppe indica un qualcosa che si è perduto. Vedete, questa ragazza ha dei fiori che si sono staccati dal ramo che ha in mano e sono caduti nell'acqua. Quindi può indicare appunto una comunicazione che fa riferimento a un qualcosa che si è perduto, qualcosa che non ha sortito tutti i frutti sperati. Possono essere anche, può anche indicare delle emozioni, comunque come se voi aveste dato la vostra fiducia in maniera un po' avventata nei confronti di qualcuno. E questo diciamo è più che altro la situazione iniziale. Quindi la cosa è che questo 5 di coppe solitamente appunto indica anche una sensazione di perdita che però non fa conto
di quello che ancora si ha. Vedete in mano questa ragazza ancora un ramo con dei fiori, però appunto rivolge la sua attenzione a quelli caduti in acqua. Quindi c'è una forma di rammarico, di delusione per ciò che si è perduto, senza però rendersi conto che in realtà ci sono ancora delle risorse in mano su cui fare affidamento. Il paggio di bastoni, soprattutto in questo mazzo, dà proprio l'idea di una nuova, un nuovo percorso che si sta, che si sta percorrendo, che si sta creando davanti a voi. Indica un percorso nuovo, e il paggio di bastoni indica anche una forte curiosità, un senso di avventura, mentre il 7 di denari indica un'attesa per dei frutti che stanno maturando. Vedete, qui c'è proprio la iconografia che lo spiega molto chiaramente. C'è un cespuglio, un albero con dei frutti che stanno maturando e che presto potranno essere colti. Quindi insieme queste tre carte stanno a indicare che sebbene non avete tutte le risorse con voi, in realtà, perché magari alcune ne avete perdute in passato o comunque ci sono stati dei fallimenti recentemente che vi hanno un attimo scoraggiato nel vostro percorso, in realtà potrete comunque nei prossimi 2 o 3 mesi iniziare un nuovo cammino, una nuova avventura, un nuovo progetto di lungo termine. Perché il 7 di denari comunque indica un'attesa, un percorso, un lavoro da fare davanti a voi. Quindi la comunicazione che vi sta arrivando da questo gruppo di persone sarà che comunque potrete, riguarderà il fatto che potrete comunque iniziare un nuovo percorso che darà dei frutti nel lungo periodo. Per alcuni di voi può anche indicare che ci saranno possibili ritardi nel vostro percorso, però appunto non è un ritardo, un blocco, come dire, fisso, è un qualcosa che comunque con il tempo, con il lavoro, con la costanza e la determinazione potrete portare a compimento. Quindi vi dirà questa comunicazione, porrà l'accento sul fatto che ancora avete delle risorse in voi, delle risorse che possono essere caratteriali, delle qualità. Per esempio, mettiamola più specificamente sul lato lavorativo, ci può essere una comunicazione che vi darà conferma che potrete iniziare un nuovo progetto con le risorse che avete, che sono sufficienti per iniziare un nuovo percorso, anche se magari dovrete lavorare più di quello che avete immaginato inizialmente, dovrete magari risparmiare per portare avanti il vostro progetto, la vostra avventura. Può essere un percorso di studi che potrete iniziare, potrebbe essere appunto un nuovo progetto lavorativo, anche un'idea di business che potrete comunque iniziare, anche se magari ci vorrà un po' di tempo per ricevere i frutti sperati. Comunque è un messaggio positivo di incoraggiamento e che vi permetterà appunto di portare avanti la vostra idea, il vostro progetto. Se si tratta
di una situazione di tipo sentimentale, attraverso delle vostre conoscenze potrete conoscere appunto, se siete singolo, una nuova persona con cui iniziare un nuovo percorso insieme, anche se diciamo si concretizzerà il tutto avanti nel tempo, magari appunto dopo i 2 o 3 mesi che stiamo guardando. Questo è comunque una lettura i cui risultati si vedranno un pochino più in là dei 2 o 3 mesi, però è comunque un messaggio positivo che viene da delle persone che frequenterete in questi 2 o 3 mesi. Il 3 di coppe indica conoscenze, incontri, quindi potrete ricevere questo messaggio attraverso degli incontri che farete e delle nuove conoscenze eh, con cui avrete a che fare. Quindi, insomma, è un messaggio abbastanza positivo, anche se appunto i risultati si vedranno un pochino più in là, non subito, non immediatamente. È sicuramente un nuovo percorso che sta iniziando davanti a voi e il paggio di bastoni indica proprio questa idea di entusiasmo, di curiosità che farà parte di voi in questo periodo di attesa piena di speranza con il 7 di denari. Potrete quindi lasciare alle spalle questo senso un po' di mancanza che vi opprime, che vedo sottolineato dal 5 di coppe. Vediamo adesso la carta degli archetipi, su che atteggiamento vi consigliano per questo periodo. E abbiamo il bambino divino. Beh, è una bella carta che proprio fa pandan con il paggio di bastoni, perché si tratta proprio di un atteggiamento curioso, entusiasta, pieno di energia per un nuovo percorso che si va a delineare davanti a voi. Quindi vi consiglia la carta dell'archetipo del bambino divino, appunto di prendere questo nuovo percorso che si apre davanti a voi con energia, con entusiasmo e con occhi freschi, pieni di come se fosse una nuova avventura, un nuovo gioco, un qualcosa che può solo farvi del bene. Bene, spero che questa piccola lettura vi sia stata di aiuto. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi. E noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci alla terza variante, quella del quarzo fumé. Vediamo adesso le energie generali per ciò che state attraendo nei prossimi 2 o 3 mesi. Dunque, Never Ending Story. È una storia che non finisce mai, che è infinita, quindi ci sono delle cose, degli eventi, dei fattori, dei risultati che si ripetono nella vostra vita. Vediamo però cosa ci dice la carta dei tarocchi accanto ed è la carta della morte. Invece la carta della morte indica una trasformazione, una fine di qualcosa e l'inizio di un nuovo ciclo, una trasformazione soprattutto interna. Quindi è interessante perché queste due carte sembrano un po' contraddirsi. Vediamo un attimo i dettagli con le altre carte, però mi dà un po' l'impressione che ci sia un ciclo che si ripete nella vostra vita nei prossimi 2 o 3 mesi, che in realtà porta una trasformazione profonda dentro di voi. Anche in maniera positiva, perché in questa carta della morte vedete che dietro diciamo le costole di questa ragazza ci sono dei fiori, qualcosa che nasce di bello e di creativo. Quindi vediamo un attimo
perché sono proprio curiosa. E abbiamo il 6 di denari, la carta del Papa o Ierofante e il 6 di coppe. E queste carte indicano proprio un senso di equilibrio che si sta profilando davanti a voi. Dunque, apparentemente, appunto, come dice questa carta della Never Ending Story, della storia infinita, in realtà c'è una continuità nella vostra vita, apparentemente nei prossimi 2-3 mesi, sia dal punto di vista materiale con il 6 di denari, che dal punto di vista relazionale con il 6 di coppe. Il 6 di coppe poi è anche una carta che indica un po' il ritorno ai ricordi di infanzia, ai ricordi del passato, quindi sicuramente c'è un qualcosa che rimane nella vostra vita in questo prossimo periodo. Vedete, questa ragazza sta guardando dei bambini che giocano, quindi è come se un po' ricordasse la sua infanzia. Però la carta del Papa o Ierofante al centro indica proprio un equilibrio fra due fattori, una mediazione sia dal punto di vista tra i fattori sia materiali che emotivi con il 6 di coppe. Quindi è un qualcosa che come dire, nei prossimi 2 o 3 mesi voi cercherete di mantenere questo equilibrio nella vostra vita sia a livello emotivo ehm, che a livello materiale, però allo stesso tempo riuscirete a creare del valore nella vostra vita, ovvero senza grossi sbilanciamenti, senza grossi apparenti cambiamenti nella vostra vita, in realtà riuscirete a introdurre un elemento di valore che porterà a un cambiamento profondo nel lungo periodo, quindi oltre 2 o 3 mesi che stiamo guardando. E questo lo dice chiaramente la carta della morte. C'è un qualcosa che sta fiorendo profondamente dentro di voi, che vuole cercare di sorgere, di nascere e riuscirà a farlo, ma con un passo cadenzato, un passo calmo, un passo equilibrato. Alcuni di voi stanno per esempio studiando, come indica questa carta del Papa, dove c'è la saggezza della civetta che sta insegnando qualcosa a questa ragazzina sull'albero. Quindi ci possono essere dei percorsi di studio, comunque un'esperienza lavorativa che vi sta portando dei frutti profondi e che apriranno un cambiamento profondo nella vostra vita, però nel lungo periodo. Altri di voi hanno a che fare con una persona che è molto utile per loro, che è rappresentata appunto dal Papa, una persona che vi sta aiutando sia dal punto materiale che emotivo, e che magari è una persona che conoscete da tempo con il 6 di coppe, e che vi sta dando una mano, vi sta aiutando, e questo aiuto porterà a un profondo cambiamento nel futuro, però appunto oltre 2 o 3 mesi. Quindi questa carta della storia infinita vuol dire semplicemente che c'è un cambiamento che sta arrivando, che sta avvenendo dentro di voi, però appunto a livello interno,
i cui frutti si vedranno nel lungo periodo. È un cambiamento profondo che in generale lo vedo positivamente, appunto perché indica, vi permetterà di far crescere qualcosa di nuovo nella vostra vita, è una rigenerazione interna. Altri di voi possono avere anche un cambiamento di tipo un po' più spirituale, un vedere le cose con occhi diversi, grazie magari ai consigli di una persona o di corsi, di pratiche spirituali che vi danno un equilibrio interno ed esterno e che stanno scavando, stanno creando un cambiamento profondo dentro di voi. Vediamo adesso cosa dice la carta degli archetipi, su che atteggiamento è meglio tenere in questo periodo. E abbiamo The Rescuer, che sarebbe il salvatore, no? Tipo quelli che salvano le persone che stanno affogando. Infatti questa persona ha qui un salvagente e è praticamente l'archetipo di colui che salva le persone che sono in momenti di crisi. Eh, per alcuni di voi questo può indicare, questa carta, il consiglio di rivolgervi comunque appunto a una persona che vi può aiutare se pensate appunto che ehm, la vostra vita non sta cambiando nel senso, nella direzione che volete voi. Quindi nei prossimi 2 o 3 mesi appunto potreste conoscere una persona, un'istituzione, una persona che vi può aiutare a ritrovare un equilibrio vostro, sia materiale che emotivo, e a creare quel cambiamento che volete, che anelate. Per altri di voi può indicare questa carta dell'archetipo semplicemente cercare l'aiuto, la conoscenza che vi serve in questo periodo, appunto per poter ottenere questo equilibrio. Non necessariamente, appunto, non vuol dire necessariamente che siete in un momento di crisi, però può semplicemente indicare il fatto che voi potrete in questi 2 o 3 mesi davanti a voi conoscere appunto una persona che vi permetterà di crescere, di creare quei cambiamenti di lungo periodo che sono appunto suggeriti dalla carta della morte. È una persona, un gruppo di persone, un'istituzione che vi apporterà comunque molta conoscenza, che vi porterà molta saggezza, vi darà dei consigli molto importanti che creeranno le basi per appunto avere un equilibrio sia materiale che emotivo, e che permetteranno appunto di creare quei cambiamenti di lungo periodo che sono caratterizzati, che sono suggeriti dalla carta della morte. Quindi sono dei cambiamenti di lungo periodo, apparentemente nulla noterà nella vostra vita di particolare, cioè sembrerà, non ci sono eventi, diciamo, particolarmente chiave in questi 2 o 3 mesi, però in realtà qualcosa si sta muovendo, state ponendo le basi per una trasformazione vostra interna
estremamente importante e che vedrete oltre questi 2 o 3 mesi, grazie a nuove conoscenze. Io questo lo rimarco perché la carta di Ierofante in questo caso è estremamente importante. Delle conoscenze, una saggezza ulteriore che può venire appunto da un gruppo di persone o da una persona o da un'istituzione che vi aiuterà molto in questo periodo e che creerà con voi le basi per un equilibrio emotivo, materiale e soprattutto una trasformazione sostanziale importante dentro di voi, che appunto è rappresentata dalla carta della morte. Bene, spero che questa piccola lettura vi sia stata di aiuto, vi abbia dato gli spunti di riflessione. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi. E noi ci vediamo presto. Ciao!